Ciao ragazzi, intanto come state? Io ho preparato un piccolissimo video sulle potenze. Allora, intanto ci ricordiamo cos'è una potenza. Si parla di potenza quando, presi due numeri naturali che abbiamo chiamato con x base ed n esponente, entrambi numeri naturali con l'esponente n diverso da 0, x alla n significa prendere la base x e moltiplicarla per se stessa tante volte quante indicate nell'esponente, cioè n volte. Allora 2 alla quinta significherà 2 per 2 per 2 per 2 per 2, ovvero 32. 3 alla quarta, 3 per 3 per 3 per 3, cioè 81. 5 alla terza, 5 per 5 per 5, ovvero 125. Mi raccomando, non commettiamo l'errore di confondere 2 alla quinta con 2 per 5, 3 alla quarta con 3 per 4 e 5 alla terza con 5 per 3. Direttamente dalla definizione vengono fuori tre casi particolari. Cosa significa 0 alla n? Significa moltiplicare 0 per se stesso n volte, quindi 0. Cosa vuol dire 1 alla n? Moltiplicare 1 per se stesso n volte, cioè 1, che significa x alla prima moltiplicare x per se stessa una sola volta, cioè x. Entriamo adesso nel vivo di questa piccola lezione, cioè guardiamo le prime due proprietà delle potenze. Allora iniziamo col prendere due potenze che hanno la stessa base e moltiplichiamole tra loro. 3 alla quarta per 3 alla quinta. 3 alla quarta per definizione significa 3 per 3 per 3 per 3, li ho messi in verde. 3 alla quinta significa 3 per 3 per 3 per 3 per 3, li ho messi in rosso. Allora abbiamo da una parte 4 3 verdi, dall'altra 5 3 rossi. In totale quanti 3 sono? 4 verdi più 5 rossi fanno 9. Sotto forma di potenza possiamo scrivere semplicemente 3 alla 9. Quindi, in definitiva, 3 alla quarta per 3 alla quinta, moltiplicazione tra potenze che hanno la stessa base. Non dobbiamo sviluppare le potenze, è sufficiente conservare la base 3 e sommare gli esponenti 4 e 5 per ottenere 3 alla 9. La regola quindi dice il prodotto tra due potenze che hanno la stessa base è una potenza che ha per base quella di partenza e per esponente la somma degli esponenti. Guardate questi esempi. 2 alla terza per 2 alla quinta. Non vado a fare 2 alla terza 8 per 2 alla quinta 32, 8 per 32. Scrivo semplicemente 2, che è la base di partenza, sommo il 3 con il 5 e ottengo come risultato 2 all'ottava. 7 alla seconda per 7 alla 8, conservo la base 7, sommo gli esponenti 2 e 8 e ottengo come risultato 7 alla decima. 3 alla quarta per 3 alla seconda, conservo la base 3, sommo gli esponenti 4 e 2 e ottengo per risultato 3 alla sesta. E se le potenze sono più di 2 si può applicare lo stesso questa proprietà, certamente. 5 per 5 alla quarta per 5 alla sesta, 5 vuol dire 5 alla prima, 5 alla quarta e 5 alla sesta li lascio così, conservo la base 5 come vedete e sommo gli esponenti 1 più 4 più 6, risultato 5 alla undicesima. Attenzione ragazzi a non usare però la proprietà numero 1 in casi non opportuni. Per esempio, se abbiamo la moltiplicazione di due potenze con basi diverse, noi non possiamo applicare la proprietà precedente, ma dobbiamo sviluppare secondo la definizione. Che vuol dire 3 alla terza? 27. Cosa significa 2 alla seconda? 4. 27 per 4, 108. Oppure 5 alla seconda per 2 alla terza, 25 per 8 che fa 200. Altro errore classico, si tende ad applicare la proprietà numero 1 quando le potenze si vanno ad addizionare. Quindi 2 alla quarta più 2 alla terza, è forte la tentazione di conservare la base 2, sommare il 4 col 3 e quindi commettere un errore assolutamente grave, cioè scrivere che 2 alla quarta più 2 alla terza è uguale a 2 alla 4 più 3, cioè 2 alla settima, cioè 128. Perché questo errore è evidentemente falso? Perché 2 alla quarta fa 16, 2 alla terza fa 8 e 16 più 8 è invece uguale a 24. Passiamo adesso alla proprietà numero 2. Anziché moltiplicare due potenze che hanno la stessa base, le andremo a dividere. Nel caso precedente abbiamo visto che quando due potenze hanno la stessa base e si moltiplicano, noi conserviamo la base e sommiamo gli esponenti.
Quindi sono sicuro che molti tra voi avranno già capito che invece quando dividiamo due potenze con la stessa base andiamo a conservare la base e andiamo a sottrarre gli esponenti. Perché sottraiamo gli esponenti? Perché la sottrazione è l'operazione inversa dell'addizione, esattamente come la divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione. Andiamo un po' nel dettaglio. 5 alla sesta diviso 5 alla quarta. 5 alla sesta significa 5 per 5 per 5 per 5 per 5 per 5. Sono 6 5 verdi diviso 5 alla quarta, cioè 5 per 5 per 5 per 5, sono 4 5 rossi. Ora, applicando una proprietà della divisione che abbiamo già studiato, noi possiamo liberarci di questa parentesi tonda trasformando queste moltiplicazioni in divisioni. Quindi scriveremo 5 per 5 per 5 per 5 per 5 per 5 diviso 5 diviso 5 diviso 5 diviso 5. Sappiamo tutti che le moltiplicazioni e le divisioni vanno eseguite da sinistra verso destra nell'ordine in cui si incontrano, oppure possiamo dare la precedenza alla divisione. Ecco, questo è un caso in cui dare la precedenza alla divisione è molto comodo. Perché? Perché se io qui eseguo subito 5 diviso 5 come mostrato, ottengo come risultato 1 e così il calcolo mi si semplifica. Perché si semplifica? Perché adesso non lavoro più con i 6 5 verdi di partenza e con i 4 5 rossi, ma lavoro con i 5 5 verdi di partenza e con i 3 5 rossi e quindi ho semplificato la mia strategia risolutiva. A questo punto vado avanti esattamente come prima, cioè eseguo questo 5 diviso 5. Se faccio 5 diviso 5 cosa trovo? Trovo nuovamente 1, per cui avrò 5 per 5 per 5 per 5 diviso 5 diviso 5 diviso 5. Di nuovo eseguo la divisione tra 5 e 5 e ottengo 5 per 5 per 5 diviso 5. Eseguendo l'ultima divisione arrivo finalmente al risultato corretto, cioè 5 per 5, ovvero 5 alla seconda. Guardiamo un attimo indietro. Da dove è uscito questo 2? Avevamo 6 5 verdi che vengono divisi per che cosa? Per 4 5 rossi. Cosa abbiamo fatto? 5 diviso 5, 1. Così facendo abbiamo eliminato un verde e un rosso. Poi di nuovo 5 diviso 5, abbiamo eliminato un verde e un rosso. Poi di nuovo 5 diviso 5, abbiamo eliminato un verde e un rosso. Così facendo, dai 6 verdi di partenza, eliminando di volta in volta un 5 rosso, un altro 5 rosso, un altro 5 rosso, un altro 5 rosso, che mi avanzano semplicemente 2 5 verdi. Ecco perché si fa 6 meno 4. I verdi erano 6, i rossi erano 4, 6 meno 4 fa 2. Quindi ricapitolando, 5 alla sesta diviso 5 alla quarta, devo sviluppare? Assolutamente no. Conservo la base che è 5, sottraggo i due esponenti, 6 meno 4 fa 2. Quindi cosa afferma questa regola? Che se divido due potenze che hanno la stessa base, ottengo una potenza che ha per base quelle di partenza e per esponente la differenza degli esponenti. A titolo d'esempio, 12 alla 71 diviso 12 alla 70, conservo la base 12 e sottraggo 71 e 70 per ottenere 12 alla prima, ovvero 12. 3 alla 19 diviso 3 alla 17, conservo il 3 nella base, sottraggo 19 e 17 e ottengo come risultato 3 alla seconda, ovvero 9. 2 alla 31 diviso 2 alla 28, conservo il 2, faccio 31 meno 28 all'esponente, risultato 2 alla terza che fa 8. Di nuovo vi invito a non commettere errori classici nell'uso della proprietà numero 2, ovvero posso usare questa proprietà quando le basi sono diverse? No, in questo caso devo sviluppare necessariamente le potenze. Quindi se avessi 2 alla sesta diviso 4 alla seconda, le basi sono diverse? Sì, per cui non uso la proprietà numero 2, ma uso la definizione di potenza. 2 alla sesta fa 64, 4 alla seconda fa 16, 64 diviso 16, 4. 9 alla seconda diviso 3 alla terza, le basi sono diverse. 9 alla seconda lo sviluppo fa 81, 3 alla terza lo sviluppo fa 27, 81 diviso 27 è 3.
Altro errore classico, non pensate di utilizzare questa proprietà quando le potenze hanno la stessa base e si sottraggono. 2 alla quarta meno 2 alla terza significa 2 alla quarta 16, 2 alla terza 8, 16 meno 8, 8. Assolutamente da non fare, conservo la base 2 e faccio la sottrazione tra gli esponenti, anche perché è evidente che commetto un errore, 4 meno 3 fa 1, 2 alla prima fa 2, evidentemente 2 non è uguale ad 8. A questo punto siamo finalmente pronti per dare un significato più importante alla potenza con esponente nullo. Noi abbiamo già visto in classe che una potenza con esponente nullo ha come risultato 0. In realtà non l'avevamo dimostrato, l'avevamo più o meno intuito. Vediamo in dettaglio perché è così. Per definizione, 3 alla seconda diviso 3 alla seconda vuol dire 9 diviso 9, cioè 1. 2 alla quinta diviso 2 alla quinta significa 32 diviso 32, cioè 1. Ora abbiamo visto le prime due proprietà delle potenze, in particolare la numero 2. La proprietà numero 2 ci consente di eseguire 3 alla seconda diviso 3 alla seconda in un modo nuovo, cioè quale? Prendere la base 3 di partenza, conservarla, e qui all'esponente fare la sottrazione tra 2 e 2. Che risultato otteniamo? Otteniamo 3 alla 0. 2 alla quinta diviso 2 alla quinta conservo il 2, faccio 5 meno 5 all'esponente e di nuovo come risultato 2 alla 0. Ora, se noi vogliamo che la teoria che stiamo sviluppando sia una teoria coerente, siamo necessariamente costretti a dare alla potenza con esponente 0 il risultato 1. Perché? Perché se 3 alla seconda diviso 3 alla seconda per definizione fa 1 e 3 alla seconda diviso 3 alla seconda applicando la proprietà numero 2 fa 3 alla 0, affinché ci sia coerenza 3 alla 0 deve essere 1, così come 2 alla 0 deve essere 1. Quindi una potenza con esponente nullo in realtà che cos'è? È una divisione tra due numeri uguali e la divisione tra due numeri uguali sapete benissimo che fa sempre 1. Sempre, sempre, sempre? In realtà se ci pensate bene la divisione non è sempre eseguibile. C'è un caso in cui la divisione non può essere eseguibile. Quindi una potenza con esponente nullo equivale a dividere la base per se stessa, per cui possiamo dire che x alla 0 fa 1 se la base non è 0, ma qualora noi avessimo una base nulla, 0 alla 0 diventerebbe 0 diviso 0, che come sappiamo è una forma indeterminata. Quindi le potenze possono essere sempre eseguite, quelle con esponente nullo non possono essere eseguite se anche la base è 0. Quindi noi sappiamo che 0 diviso 0 è una forma indeterminata, abbiamo scoperto oggi che 0 diviso 0 in realtà è equivalente a 0 alla 0. Allora, per oggi vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni con un nuovo video per completare le proprietà delle potenze. Mi raccomando, state a casa.